La dichiarazione di Ozzy Yates su Bradley Cooper ha scatenato il putiferio. Era solo un ringraziamento? Benvenuti sul mio canale YouTube, Stelle Turche Rivelate. Prima di iniziare, se vi va iscrivetevi e sosteneteci. Oggi vi porto una storia che parte da Hollywood e finisce dritta nel cuore delle serie turche, con un intreccio inaspettato che ha rimesso in moto i sussurri dell'industria. Un'osservazione innocente? O un segnale più grande, capace di cambiare gli equilibri intorno a Ozzy Yates e a chi con lei ha reso possibile una magia chiamata Yemin? Tutto nasce da una rivelazione di quelle che non ti aspetti. Durante un'ospitata al podcast The Joe Rogan Experience, Bradley Cooper, con il suo solito tono misurato e ironico, ha cominciato a parlare della sua famiglia. E tra un aneddoto e l'altro ha tirato fuori un dettaglio che ha acceso le luci delle testate turche. Sua madre, Gloria Campano, è una fan accanita delle serie turche, e in particolare di Yemin, The Promise. Non un passatempo saltuario, ma una vera e propria passione, di quelle che ti portano a rivedere gli episodi più volte, rigorosamente in lingua originale con i sottotitoli. E non è finita. Nelle parole di Bradley c'era ammirazione, c'era sguardo, c'era il riconoscimento di una chimica scenica che non si può inventare. Cooper ha riso ricordando come Gloria definisca Gökberk Demirci il miglior attore del mondo. L'ha raccontato con affetto, come una frase che in casa loro è diventata un ritornello. E quando in trasmissione, tra clip e battute, è apparsa un'immagine di Gökberk, l'esclamazione di sua madre, sì, è lui, è stata riprodotta come un tormentone dai social. Ma il passaggio che ha fatto vibrare il pubblico è stato un altro. Bradley, parlando della protagonista, ha detto con naturalezza mi piace molto quella donna, riferendosi a Ozzy Yates. Nessun sottinteso malizioso, piuttosto l'immediata percezione di un carisma autentico, di una presenza sullo schermo che supera qualunque barriera geografica. Bastano poche parole, se pronunciate dalla persona giusta, per riaccendere una conversazione globale. Da lì le domande hanno cominciato a moltiplicarsi. Com'è nato questo amore per Yemin in casa Cooper? Perché proprio quella serie? Perché proprio quel duo? Bradley, con l'aria di chi scherza e confida insieme, ha raccontato un'abitudine casalinga diventata quasi rituale. Entro in soggiorno e loro si guardano. Torno con il caffè e si stanno ancora guardando. Pensi si sia bloccato lo streaming, e invece no, è un dramma turco. La battuta sugli sguardi lunghi, il marchio di fabbrica di tante nostre produzioni, è volata in rete. In Turchia non l'hanno presa come un'ironia fuori posto, anzi, l'hanno celebrata. Perché quegli sguardi sono ritmo, respiro, un linguaggio parallelo che costruisce tensione emotiva. E in Yemin, quegli sguardi hanno avuto il volto di Ozzy e Gökberk. Yemin non è stato solo un successo locale. Durante la messa in onda si è costruita una mappa emotiva che ha attraversato paesi e lingue, catturando pubblico in Medio Oriente, in Europa, in America Latina. Nel cuore del fenomeno, quell'alchimia tra Ozzy Yates e Gökberk Demirci che ha reso credibile ogni silenzio, ogni esitazione, ogni sfiorarsi mancato. La loro coppia sullo schermo non era semplice romanticismo seriale, sembrava un sentimento che cresceva scena dopo scena, con una naturalezza faticosa da imitare. E il fatto che Gloria Campano abbia rivisto la serie più volte è la prova che certe storie, e certe interpretazioni, possiedono una forza che non si esaurisce al primo sguardo. Ci torni, perché lì dentro c'è una verità che ti riguarda. Quando l'eco delle parole di Bradley è rimbalzata tra portali e redazioni, gli occhi si sono posati inevitabilmente su Ozzy Yates. L'occasione per una risposta è arrivata a un evento mondano, davanti a telecamere e flash impazienti. Le hanno chiesto cosa pensasse dell'elogio proveniente da uno dei nomi più rispettati di Hollywood, e Ozzy, con quella grazia che la contraddistingue, ha sorriso. Prima di tutto vorrei ringraziare sua madre, attraverso di lui. È una cosa molto bella, naturalmente. Poi ha aggiunto, con una sincerità che non suona mai artefatta, ci ha sorpresi e ci ha fatto felici. Poche parole, pulite, calibrate, lontane da toni roboanti, vicine al suo modo di stare in scena e in pubblico, misurata, luminosa, centrata. Questa compostezza non è nuova per chi segue la sua carriera. Ozzy non perde mai il controllo del messaggio, non rincorre lipe, non spreca parole. È la stessa fermezza con cui affronta i ruoli più delicati, alternando leggerezza e intensità. Ed è anche per questo che, all'indomani di quelle dichiarazioni, si sono riaccesi i mormorii sulle offerte oltre confine.
Si racconta, nelle agenzie come nelle chat private dell'ambiente, che alcune produzioni internazionali, soprattutto legate alle piattaforme digitali, stiano guardando con rinnovata attenzione ai volti turchi capaci di parlare a pubblici trasversali. In cima ai nomi, dicono, ci sarebbe proprio lei. Özge, dal canto suo, non conferma né smentisce. Fa quel che le riesce meglio, lascia che parlino il lavoro, i risultati, la strada percorsa. Nel frattempo, l'altro polo di questo magnetismo narrativo non è rimasto in ombra. L'adorazione di Gloria per Gökberk Demirci, quel miglior attore del mondo ripetuto con ostinazione affettuosa, è diventata un argomento a sé. Un piccolo caso virale tra fan club e pagine dedicate. E non è difficile capire il perché. La sua interpretazione in Yemin ha definito coordinate emotive precise, il peso del silenzio, la micromimica che racconta il tumulto interiore, la fisicità trattenuta che esplode solo quando serve. Bradley, guardando gli episodi con sua madre, non ha potuto ignorare quella forza calma. E quando ha ammesso di apprezzare molto quella donna riferendosi a Özge, ha dato corpo a ciò che migliaia di spettatori, da anni, andavano dicendo. Che quella coppia scenica funziona perché entrambi hanno un magnetismo che somma invece di sottrarre, che moltiplica invece di dividere. La cosa più interessante, però, è ciò che questa vicenda racconta del momento storico delle nostre serie. La passione di Gloria Campano per Yemin è la fotografia nitida di un fenomeno su cui si discute da tempo. Le dizi turche sono diventate un linguaggio globale. Dal Golfo alla penisola iberica, dai Balcani alle Americhe, hanno costruito comunità, lessici affettivi condivisi, rituali quotidiani. In questo contesto, figure come Özge Yas emergono come ambasciatrici credibili, capaci di maneggiare la commedia senza perdere profondità, capaci di reggere il dramma senza inciampare nel melodramma. E quando uno sguardo di Hollywood incrocia questo universo, non è solo un complimento gentile, è la prova che i confini si stanno spostando. C'è poi il capitolo chimica, quella parola che a volte si usa con leggerezza ma che qui ha un peso specifico altissimo. In Yemin, l'incastro tra Özge e Gökberk ha agito come un diapason, ha dato la nota su cui tutto il resto ha potuto vibrare. Non a caso, il pubblico internazionale ha percepito questa energia come autentica. I loro dialoghi minimi, gli spazi sospesi, i famosi sguardi lunghi di cui scherzava Bradley sono stati la palestra di un'emozione che non si spiega, si avverte. E il fatto che proprio questo sia stato notato, commentato, rilanciato da uno degli attori più celebrati d'America, rende la storia ancora più gustosa. In mezzo a tutto, resta il comportamento di Özge. Di fronte a una ribalta che molti avrebbero sfruttato come trampolino per dichiarazioni roboanti, lei ha scelto la via breve, elegante, incisiva. Un grazie, una sottolineatura del bello, nessuna forzatura. È così che si riconosce una vera stella. Nell'arte di non esagerare, nell'intelligenza di tenere il baricentro, nella capacità di far parlare l'essenziale. E infatti, senza clamori, i telefoni dell'industria hanno ricominciato a squillare. Non c'è conferma ufficiale, ma chi deve sapere sa che queste ondate di attenzione raramente si spengono senza lasciare traccia. Se allarghiamo lo sguardo, il quadro si compone. La dichiarazione affettuosa di Bradley, la fedeltà di Gloria a Yemin, il sorriso misurato di Özge, l'aura di Gökberk. Tasselli che, insieme, raccontano un passaggio d'epoca. Le serie turche non sono più un gusto esotico, sono un catalogo emotivo riconosciuto, un archivio di storie in cui molti si riflettono. Ed è per questo che questa vicenda vale più di un titolo ad effetto. È un piccolo spartiacque, un prima e dopo nelle conversazioni tra chi produce, chi recita, chi guarda. Torniamo alle parole che hanno acceso la miccia. Mi piace molto quella donna. Perché sono diventate così virali? Perché dietro c'è un'intuizione semplice. Quando l'attenzione di Hollywood si posa su una figura che viene da un altro ecosistema, non si tratta solo di bellezza o fascino. Si tratta di presenza scenica, di timing, di credibilità. Qualità che Özge ha dimostrato in più forme, nei passaggi leggeri e nei momenti densi, nelle scene ad alto impatto emotivo e in quelle fatte di piccoli gesti. Il complimento di Bradley è stato letto come il riconoscimento di tutto questo. Non un apprezzamento superficiale, ma un cenno di intesa tra chi sa cosa significhi tenere lo schermo. E il pubblico? Ha risposto come sa fare, con un fiume di clip, gif, paragoni, ricordi.
I momenti più iconici di Yemin sono tornati a girare, riassemblati per raccontare quella chimica che ha conquistato la madre di Bradley, attraverso lei, lui stesso. La rete ha fatto da cassa di risonanza, mentre le pagine ufficiali e i fan club di Gökberk Demirci celebravano quell'etichetta iperbolica, il migliore, trasformandola in un sorriso collettivo. In controluce si è vista la stessa dinamica di sempre, quando una storia è vera per chi la guarda, qualunque scintilla basta a riaccendere il fuoco. E ora, la domanda che tutti si fanno, era solo un ringraziamento? O è l'inizio di qualcosa di più grande? La verità è che certe porte si aprono in silenzio. Una frase detta nel posto giusto può diventare la premessa di un invito, di un provino, di una conversazione che conta. Fonti vicine al settore parlano di interessi concreti verso interpreti turchi dal profilo internazionale, e il nome di Özge Yağız circola con insistenza. È un sussurro, non un annuncio. Ma spesso, in questo mondo, i sussurri sono i titoli di domani. C'è infine un aspetto che rende questa storia memorabile, la sua naturalezza. Nessun calcolo, nessuna strategia di marketing evidente. Solo una madre che ama una serie, un figlio che lo racconta con affetto, un'attrice che risponde con eleganza, un attore che viene celebrato per la sua intensità. È così che si costruisce un racconto che resta, con gesti semplici, parole giuste, timing perfetto. E forse è proprio questo il segreto di Yemin, il motivo per cui se ne parla ancora. Ha dato al pubblico una cornice emotiva in cui riconoscersi, e l'ha fatto senza rumore inutile, lasciando che a parlare fossero gli sguardi, i silenzi, le scelte. Alla fine, ciò che rimane è più di un complimento. È la conferma che le storie ben raccontate attraversano l'oceano, che i volti capaci di verità arrivano lontano, che la chimica è un linguaggio universale. Le parole di Bradley Cooper, l'entusiasmo genuino di Gloria Campano, la risposta composta di Özge Yağız, l'aura magnetica di Gökberk Demirci. Elementi che insieme formano un ponte tra Istanbul e Los Angeles. E quel ponte, adesso, sembra più solido che mai. Voi che ne pensate? Per voi è stata una chiacchiera sincera o l'anticamera di un passo internazionale per Özge? La rivedremo presto in un progetto fuori dai confini? E qual è, secondo voi, il vero segreto per cui Yemin continua a vivere nei ricordi e nelle conversazioni? Scrivetemi tutto nei commenti, perché questa storia cresce con le vostre voci. Mettete un like, iscrivetevi e attivate le notifiche. Dietro le quinte del gossip non si dorme mai. E qui, su Stelle Turche Rivelate, continueremo a raccontarvi ciò che gli altri non dicono. Ci vediamo nel prossimo video. A presto!